Le 1001 notte, volume primo. Il visir Yunan e il saggio Ruban. Sappi che tanto tempo fa, nella città dei Persiani e nei territori romani, viveva un sovrano conosciuto col nome di Yunan. Questi possedeva denaro sonante, cospicue fortune e un potente esercito di mercenari di tutte le razze, ma recava sulle membra i segni della terribile lebbra. I medici e i saggi dell'epoca si erano stancati di curarlo con le più svariate medicine e di ungerlo con balsami. Un giorno giunse nella leggendaria città dei moribondi re Yunan, un venerando saggio detto Ruban. L'anziano aveva assimilato tutto lo scibile umano, leggendo le opere greche e persiane, arabe, latine e siriache e studiando medicina, astrologia e filosofia. Inoltre conosceva fino in fondo le varie specie di piante e le erbe mediche o nocive. Durante la sua breve permanenza in città, il dotto venne a conoscenza della malattia che torturava il re. Preoccupato per la sorte di questi, allo spuntare del nuovo mattino si vestì e si avviò verso la corte del re. Prostrandosi al suo cospetto proferì: «O sire, ho saputo della tremenda malattia che ha devastato il tuo fisico e a cui molti illustri medici non hanno saputo trovare alcun rimedio. Eccomi, o sire, desidero curarti senza farti bere alcun medicamento e senza spalmarti con pomate o balsami». Il re, udite le parole del saggio, rimase stupefatto e ribatté: «Come farai? In nome dell'Altissimo, se mi donerai la guarigione, colmerò di ricchezze te e i figli dei tuoi figli. Ti donerò tutto ciò che desideri e sarai il mio prediletto e amato compagno di corte». «Come potrai sanarmi senza cure e senza balsami?» Ruban rispose: «Sì, ti guarirò senza farti soffrire». Il sovrano rimase nuovamente sorpreso, poi chiese: «O saggio, in quale tempo e in quale giorno sarà eseguito ciò che mi hai raccontato? Accelera le tue cure per sanarmi». Il venerando uomo promise obbedienza. Poi, uscito dalla sala del consiglio reale, comprò una casa ornata di arcate e maestose colonne, nella quale depositò i suoi pregiatissimi libri e le sue medicine. Prese tutti i farmaci, dai quali estrasse essenze medicinali, fabbricò uno scettro vuoto all'interno e in fondo vi pose una canna da zucchero bagnata con il medicamento. Infine, realizzò una palla. L'indomani Ruban si avviò verso il re moribondo. Al suo arrivo chiese al sovrano di andare a giocare nella grande piazza dell'antica città con la palla e lo scettro. Il re uscì all'istante accompagnato da principi, ministri, dignitari e ciambellani. Dopo la partita il sovrano si accostò a una sedia di legno, ma Ruban gli si presentò dinanzi, porgendogli di nuovo il bastone regale, e gli disse: «Maestà, prendi lo scettro, stringilo e afferralo con il palmo della mano. Cammina e colpisci con esso la palla con quanta forza possiedi, finché la tua mano e il tuo corpo diventeranno madidi di sudore. Così la medicina dalla tua mano penetrerà in tutto il corpo. Dovrai allora lavarti con acqua limpida e vedrai che guarirai all'istante». Appena il re sentì il consiglio del suo medico, afferrò lo scettro, montò sul destriero e colpì la palla più volte finché il sudore gli impregnò la mano e il corpo. Quando si avvide che la medicina era penetrata nel corpo del suo assistito, Ruban ordinò al sovrano di entrare nel castello per lavarsi. Quindi ritornò a casa, dopo aver completato la sua missione di medico e consigliere di corte. Quando il re uscì dal bagno, si guardò le membra e non trovò nemmeno una traccia di lebbra. La sua pelle brillava come l'argento. Subito la gioia gli inondò il cuore. Al sorgere delle prime luci del nuovo mattino, egli fece il suo ingresso nella sala delle udienze e sedette sul trono, seguito a breve distanza dai cortigiani, dai ministri, dai ciambellani
e anche dal dotto Ruban. Quando il re lo vide, si alzò e si affrettò a farlo sedere al suo fianco. Al cospetto del magnanimo convalescente, il medico recitò questi versi. Le virtù sono sentite onorate quando sei stato acclamato loro padre. Esse respingono qualsiasi padre all'infuori di te. O padrone del viso raggiante, i cui raggi cancellano le tenebre, il tuo volto irradia incessantemente un limpido chiarore. Non devi vedere il volto del tempo, velato di mestizia. Mi hai beneficiato con i tuoi doni, come le nuvole che bagnano le aride colline. Poi gli astanti in tripudio si cibarono con pietanze profumate e Ruban trascorse in compagnia del sovrano tutta la giornata, finché spuntò la notte che coprì il mondo con un manto scuro. Il re diede al saggio 2000 dinari, lo colmò di inestimabili doni e gli prestò il suo destriero preferito. Ruban, dopo aver ringraziato chinando il capo dinanzi all'augusto sovrano, si avviò verso la sua dimora. L'indomani il re, ancora meravigliato dai sorprendenti risultati ottenuti dal medico, mentre era seduto sul trono dinanzi ai dignitari e ai principi, ordinò a Ruban di accomodarsi accanto a lui in veste di consigliere e gli donò 5000 dinari. Allo spuntare del nuovo mattino, mentre il sovrano si dirigeva verso l'aula del consiglio, i ministri e i guardiani fissarono gli sguardi su di lui. Tra i collaboratori spiccava la figura di un ministro avido e avaro, pieno di gelosia, che sembrava essere impastato, sin dalla nascita, di invidia ed odio. Questi, appena vide il suo sovrano colmare di immense fortune il saggio Ruban, rimase colpito da un'irrefrenabile gelosia. Con grande astuzia disse al re che aveva un ottimo consiglio da offrirgli. Spiegò: «Il tempo non ha un amico. Ti ho visto compiere ingiustamente atti di benevolenza verso un tuo nemico che desidera solo far scomparire il tuo regno. Tu l'hai trattato con generosità e l'hai fatto avvicinare tanto al tuo regno che io temo onestamente che tutte queste nobili azioni si ripercuotano negativamente su di te». A tali parole il re rimase turbato, tanto che arrossì. Con rabbia domandò: «Chi è questo nemico che ha colmato della mia benevolenza?» Il ministro ribatté: «Se dormi è ora che ti svegli. È il saggio Ruban». Il re esclamò: «Questi è il mio più caro amico perché mi ha curato, facendomi guarire quando i medici si erano dimostrati incapaci. Come lui non esiste nessun altro. Con quale diritto osi pronunciare queste parole? Credo che tu dica queste malignità solo perché è spinto dalla gelosia, come accade nella storia di Sinbad». L'alba spuntò, facendo sparire le ultime orme delle tenebre. In quell'ora, il passaggio tra il buio e la luce, Shahrazad smise di parlare e abbracciò il suo sposo, finché giunse la notte successiva.